È arrivato finalmente in studio l'orologio che abbiamo aspettato per moltissimo tempo. Qui abbiamo il nostro biglietto da visita rosa spina perché, avrete già visto, si tratta non soltanto del nostro partner ufficiale ma anche del distributore esclusivo di questo orologio. E di che cosa stiamo parlando? Naturalmente del nostro Vulcain GMT Traveler. Ora, dopo aver visto assieme il primissimo prototipo di questo orologio un paio di mesi fa, sono finalmente arrivati gli orologi in pronta consegna. Non sono tutti sold out, sono 85 pezzi per celebrare gli 85 anni di attività di Rosa Spina Bergamo, e ce n'è ancora qualcuno libero, quindi è possibile trovarlo su rosaspina.it, tra l'altro a un prezzo d'eccezione, mettendolo nel carrello, cioè 1890 euro anziché 2240 euro. Ma ora godiamoci il nostro unboxing, perché vi faccio vedere innanzitutto la cartolina con cui arriva il nostro Traveler. Nel 2024 nasce il primo GMT Vulcain in collaborazione con TOC, l'occasione speciale quanto questo orologio meccanico, ed è il motivo per cui esistono al mondo solo 85 pezzi, come gli anni della gioielleria Rosa Spina, distributore esclusivo del tuo nuovo GMT Traveler. Buon viaggio! E questo è una foto che ho chiesto a Stefano di mettere in grande dietro la nostra cartolina, proprio a dimostrazione della grande esperienza di Rosa Spina. Potete vedere una foto del 1939 a Bergamo. Ora, questo GMT arriva con una nuova scatola, perché questa scatola in legno è stata disegnata appositamente per il nostro orologio, quindi non arriva con il solito astuccio a cui Vulcain ci ha abituati, ma arriva con questa nuova scatola in legno, sicuramente più bella e più prestigiosa. Poi all'interno della scatola, oltre alla cartolina, naturalmente garanzia internazionale e le istruzioni per l'uso all'interno dei nostri libricini. Ma la cosa più importante naturalmente è il nostro orologio, e ho deciso di fare l'unboxing di questa versione definitiva, anche perché ci sono una serie di migliorie che io stesso non conoscevo e che voglio farvi vedere. Allora, innanzitutto il nostro GMT Traveler, eccolo qui, con il suo bracciale in acciaio, a cui ho rimosso due maglie, una a ore 6 e una a ore 12, ma adesso ve le faccio vedere anche nel dettaglio per farvi vedere un po' le lavorazioni di questo orologio. E poi naturalmente quello che avevamo già visto, quindi la famosa cassa di Vulcain, che in questo caso naturalmente diventa anche la cassa del nostro GMT, ma non chiamatelo Nautic e non chiamatelo neppure Skin Diver, perché è un GMT 200 metri, condivide la cassa con il modello ormai iconico di Vulcain, ma semplicemente perché è una cassa bellissima, è una cassa sottile, 12,2 mm da 200 metri, molto bella e molto ben rifinita, come potete vedere voi stessi. Poi c'è questa ghiera che si incassa all'interno delle anse. Insomma, non usare una cassa del genere sarebbe un peccato, ma non è uno Skin Diver e non è un Nautic. Come potete vedere voi stessi, ho chiesto specificamente che sul quadrante fosse riportato soltanto GMT in rosso, insieme alla profondità di 200 metri. Ora, che cosa cambia rispetto al prototipo? Innanzitutto la ghiera, perché la ghiera è molto più solida e molto più precisa. Mi piace molto di più del prototipo, che invece si sentiva insomma che era una prova di ghiera 24 scatti. Così come potete vedere anche gli indici diventano contornati d'oro e soprattutto diventano molto più spessi, quindi con una pasta luminescente molto più abbondante e tridimensionale, e questo effettivamente conferisce una maggiore persistenza, un'ottima persistenza al buio. E poi io credo che migliori anche un po' il quadrante, che come potete vedere ha un effetto ancora più marcato, ancora più degradé rispetto a prima, quando invece il nero si confondeva un po' con il grigio. Adesso invece potete vedere che l'effetto degradé è molto più marcato, e poi su questo quadrante naturalmente si stagliano le sfere in oro e la cornice della data in oro, data naturalmente tono su tono, per andarsi a confondere ancora meglio con il quadrante. È un orologio che io, in quanto GMT e in quanto appunto
GMT Traveler ho voluto assolutamente elegante, cioè io volevo proprio questo effetto, volevo un orologio che potesse essere elegante anche con un cinturino in pelle o magari con il suo Tropic originale, che peraltro potete acquistare sempre su Rosaspina a un prezzo scontato se acquistate il GMT Traveler. E devo dire che Vulcain ha perfettamente interpretato ciò che intendevo, e cioè un orologio per chi viaggia con stile, per chi vuole avere qualcosa di sportivo ma che possa essere perfetto in ogni occasione. E secondo me ci sono riusciti veramente alla grande. A me piace tantissimo, è inutile dirlo, sarò di parte, ma onestamente è un orologio che mi convince al 100%. Ora, passando al bracciale, per me è un elemento che contraddistingue ancora di più questo orologio, lo rende un orologio un po' speciale perché ha un bracciale disegnato appositamente per lui, non ha delle forme naturalmente completamente nuove, ma è un bracciale molto anni 70 e richiama un po' anche lo stile heritage, lo stile pulito e minimal di questo orologio, ed è anche un bracciale che normalmente non si vede in giro, insomma è qualcosa di completamente diverso, con la sua clasp a microregolazione a cremagliera, peraltro molto facile e comoda da utilizzare, e per me va a completare un orologio che in ogni caso è anche il primo GMT di Vulcain ed è il primo orologio di Vulcain che nasce direttamente con il suo bracciale che costa parecchio, costa 350 euro acquistandolo da solo, e acquistando un semplice Nautique con bracciale il prezzo è lo stesso di questo GMT numerato, cioè 1890 euro, e credo che la cosa sia abbastanza emblematica. Naturalmente noi siamo riusciti ad ottenere questo prezzo perché è un orologio su cui lavoriamo da un anno, quindi abbiamo avuto la fortuna di bloccare il prezzo, per così dire, ma naturalmente i prossimi GMT, se dovessero essere presentati da Vulcain, non con questa colorazione, naturalmente non con questa numerazione, ma certamente non avranno lo stesso prezzo, anche perché appunto se Vulcain vende un Nautique non in edizione limitata a 1890 euro, non potrà certamente vendere un GMT allo stesso prezzo. Al di sotto vi faccio vedere anche un'altra cosa, e cioè la sua numerazione. Io chiaramente ho l'onore, e lo dico senza insomma falsa modestia, di avere il numero 1 in collezione, e così come ho il numero 1 della nostra prima edizione limitata, ma voglio anche farvi vedere che non è un orologio marchiato TOC o marchiato Rosaspina. Non è un gadget del canale, non è un gadget celebrativo della gioielleria, sono degli elementi che abbiamo voluto assieme a Stefano di Rosaspina, gli 85 pezzi per celebrare il loro anniversario, così come questa particolare colorazione elegante per celebrare in ogni caso i colori di TOC, ma non è marchiato né TOC né Rosaspina, perché questa è una vera edizione limitata di Vulcain. È un orologio che nasce in edizione limitata direttamente da casa madre, quindi non è qualcosa marchiato da noi, è semplicemente accompagnato dalla nostra cartolina che appunto vede la nostra collaborazione, ma è una delle fondamentali caratteristiche delle limited di TOC, cioè essere degli orologi in edizione limitata della Maison e non del canale. Si tratta di un 38,3 mm di diametro per uno spessore, come vi dicevo, di 12,2 mm, e vi voglio far vedere come sta sul mio polso da 16,5 cm, secondo me in maniera assolutamente perfetta. Qualcuno magari può pensare che si tratti di un diametro piccolo. Beh, tenete a mente che un Rolex Daytona è 38 mm al calibro, ed è un orologio che secondo me, grazie anche al suo particolare bracciale, veste perfettamente polsi anche un po' più generosi e che non siano appunto esili come il mio. In ogni caso per me veste in maniera perfetta, e poi insomma con la sua colorazione, con la sua sobrietà ed eleganza,
mi convince ancora di più. Però ripeto, io sono di parte. Ho qui con me però anche il Tropic originale di Vulcain, su cui voglio spendere due parole perché non si tratta del solito Tropic in silicone, ma è un bellissimo Tropic marchiato Vulcain con l'ardiglione Vulcain, ma in vero caucciù, in vera gomma vulcanizzata, così come riportato anche all'interno, vulcanized rubber, ed si sente, non costa poco, lo si compra con sconto, ma non costa poco, ma è davvero di ottima qualità, e poi ha la caratteristica di essere 20-16, quindi rastrema parecchio, conferendo all'orologio ancora più eleganza, e questa cosa onestamente si fa sentire. Ve lo faccio vedere al polso. Aggancio rapido del cinturino in caucciù, cosa che invece non c'è purtroppo sul bracciale in acciaio. Dettaglio quello dello sgancio rapido del bracciale in acciaio che mi sarebbe molto piaciuto vedere, ma in ogni caso con la pinzetta, questa qui che utilizzo io, si sgancia in maniera veramente molto semplice, e poi l'aggancio rapido ce l'ha il nostro rubber. Ora, qualcuno dice che questo orologio è bellissimo, ma con il Tropic è ancora più bello. Io onestamente non so dirvi che cosa penso, perché con il cinturino rubber a me piace tantissimo, però lo rende indubbiamente meno elegante e diciamo perde un po' quelle caratteristiche di cui vi stavo parlando, dovute anche ai colori di questo orologio. Insomma, il bracciale è molto particolare e per me in ogni caso lo completa in maniera perfetta. Devo però ammettere, anche perché questo caucciù è veramente bellissimo, devo ammettere che con il cinturino in caucciù assume anche quella freschezza che insomma forse te lo fa godere anche un po' di più. Però il bracciale, come dicevo, lo completa. Devo muovere una critica a questo bracciale perché, per quanto bello e ben realizzato, vi faccio vedere anche la bellissima clasp, ma potete vedere anche il dettaglio di rifiniture, di satinature, questo logo di Vulcain che è leggermente rialzato ed è lucido, insomma un livello di rifiniture di questo orologio e dei suoi dettagli veramente che non ha molti rivali. Parliamo anche di un orologio che di listino ad oggi fa 2.240 euro, insomma costicchia. E come potete vedere veramente un bellissimo livello di rifiniture, tranne per il retro. Ora, sembrerà una sciocchezza, magari lo è, però il retro secondo me poteva essere un po' più rifinito, non che non lo sia, va benissimo, però si vede che il retro del cinturino, e ecco, vedete, vi faccio vedere, rispetto invece alla perfezione e alla bellezza di questo bracciale, come potete vedere voi stessi, il retro non è rifinito allo stesso livello. È chiaro che praticamente nessuno rifinisce il retro dei bracciali allo stesso livello, però non lo so, non credo che ci voglia poi così tanto, anche perché il livello di rifiniture è altissimo, quindi dietro sì, sicuramente richiederebbe molto lavoro in più, non a caso le rifiniture costano, però ecco, se devo muovergli una critica gli muovo questa. Anche un'altra cosa, la clasp non è piccolissima, è vero che contiene naturalmente la microregolazione, diciamo è comodissima, è facilmente utilizzabile, ha un carrello che scorre senza freni per chiuderlo e poi ha il pulsante per aprirlo, però ecco non è piccolissima. Devo anche dire che però non ci si fa caso, insomma al polso sta perfettamente e bilancia perfettamente anche la testa dell'orologio, che è questa qua. Insomma, siamo alla seconda limited edition di TOC e vi posso anticipare che stiamo cercando di lavorare già alla terza, ma non dico altro, anche se posso dire che non sarà il solito orologio, ma ora basta così. E onestamente su questa seconda limited non posso che dire di essere non soltanto orgoglioso di aver portato sul canale un'edizione limitata così tanto blasonata, e non solo sono così contento di aver potuto collaborare con Vulcain a dei dettagli che vengono direttamente da noi, insomma, così come tutta la colorazione, ma anche per esempio la pulizia del quadrante che doveva riportare soltanto la scritta GMT in rosso, la ghiera girevole 24 scatti
che Vulcain invece voleva introdurre in 120 scatti come se fosse uno skin diver. Ecco, la cosa che più mi rende orgoglioso e a cui ho lavorato assieme a dei collaboratori e a degli amici è aver realizzato assieme a Vulcain un nuovo orologio. E quindi non il Nautic GMT che Vulcain aveva in mente e che forse uscirà al posto di un True GMT come il nostro, ma per l'appunto un vero GMT, un orologio che fosse un orologio da viaggio, un orologio che fosse per l'appunto un GMT Traveler. Per concludere, visto che qualcuno me l'ha chiesto, vi aggiungo che all'interno c'è un calibro Swiss Made Soprod C125 su base ETA che consente all'orologio di essere 12,2 mm di spessore, praticamente lo stesso spessore del Nautic, però con un GMT. E aggiungo anche, visto che mi è stato chiesto, che si tratta di un True GMT. Che cosa significa? Significa che nella prima posizione la corona consente di regolare la data e in senso orario regolare soltanto la sfera 24 ore del GMT, in maniera tale da poter regolare il fuso orario nel paese in cui arrivate, mentre l'orologio principale continuerà a segnare l'ora di casa. Questo è il True GMT. Mentre nella sfera, adesso per esempio lo rimettiamo, indica che sono le 10:30, quindi noi andiamo su 10:30, quindi tra le 10 e le 11. Dopodiché chiudiamo e aggiungo anche che in quanto True GMT è in grado di leggere anche il terzo fuso orario, quindi il secondo fuso orario ce lo dà la sfera 24 ore, il terzo fuso orario si legge momentaneamente ruotando nella posizione in cui vi interessa la ghiera 24 ore. Sulla ghiera 24 ore la lancetta GMT del freccione rosso indicherà il terzo fuso orario che magari dovete leggere al volo perché avete un cliente straniero. Insomma, inventatevi la scusa più bella che ci possa essere per utilizzare questo GMT. Il nostro Vulcain GMT Traveler è già disponibile pronta consegna in esclusiva su rosaspina.it, che è anche partner del canale e distributore esclusivo di questa limited edition, e come vi dicevo rimangono ancora pochi pezzi disponibili. Noi ci vediamo in un prossimo video qui su TOC.